Signor Bossi, senta, lei ha esordito dicendo che alcuni amici le avevano parlato di Formisano, Sì. dopodiché lei lo ha conosciuto in un ristorante di Milano. Di Lambrate, sì. Di Lambrate. Chi erano questi amici? Osvaldo Perfetti, questo Ottavio Rapetti che me l'ha presentato, poi adesso le dico anche altri nomi, gente di Roma, Danilo Abruciati. Anche Danilo Abruciati? Sì, ma aveva parlato di Formisano, prima che lo conoscessi. Lei quando ha parlato di questo fenomeno dell'arruolamento dei comuni tra i terroristi, Sì. ha fatto cenno a qualcuno che per questo interessamento è morto. A chi si riferiva? A Turatello. A Turatello. Ma non è che sia morto solo per quello, Ecco. non venga frainteso. Però purtroppo nelle carceri c'era questa, si era creato questa situazione. Mi faccia capire, l'azione di Turatello nei confronti dei terroristi Sì, è stata molto violenta. In che cosa è consistito? È violenta, li prendeva, ci litigava assieme, alcuni gli ha messo addosso le mani, a Azzolini, a altri gli ha alzato le mani, li prendeva, diceva dovete smetterla di andare in giro a fare quello che state facendo. E poi consisteva che Turatello era un po' una figura carismatica nelle carceri in quel periodo lì. E avere Turatello che rappresentasse una parte avversa voleva dire molto. Però c'erano altre persone che invece magari la pensarono diversamente. Senta, lei ha detto che questa può essere una delle cause della morte di Turatello. Mi faccia finire. Sì, prego. Lei ha parlato anche di Andraus, che è stato uno degli esecutori materiali. Tanto è risaputo. Ce ne sono, ecco, la Corte, perché resti agli atti della Corte. Oltre ad Andraus, chi è che ha partecipato all'omicidio di Turatello? Penso Faro o quelli che risultano negli atti. Che sappia io. Se li vuole ripetere perché resti... Sì, senz'altro. Le dico o animale, Pasquale Barra. Dico questo perché se non è registrato nel verbale di questa informazione noi non ne possiamo fare uso. Ecco perché io dico Pasquale Barra, quelli che sono stati condannati. Gli dica i nomi. Pasquale Barra, Antonino Faro, Vincenzo Andraus, poi aspetti... un altro catanese che però adesso mi sfugge il nome, adesso. Di modo erano in 5 in totale. Ecco. Questi che sono risultati gli assassini di Turatello erano collegati in qualche modo, che lei sappia, con ambienti camorristici e mafiosi? Ma penso di sì. Io ero fuori, non ne ho la certezza, perché quando è successo io ero in libertà. Però senz'altro... Per le sue conoscenze del mondo criminale? Penso di sì. Penso di sì. Mi faccia capire una cosa. Coppola era un mafioso? Ma questo, vede, è una domanda molto difficile da rispondere. Cioè, a mio avviso lo era stato. Lo era stato, è un grosso mafioso anche, non lo era stato. Però penso che negli ultimi anni si era un po' esternato e si era allontanato. O l'avevano allontanato. Non lo so. Allora, la mia domanda è in relazione... Di modo lo era stato senz'altro, ma in America, più che in Italia. Se ci sono dei legami non si scindono se non per motivi... io li dico così la mia domanda era finalizzata a una risposta che lei ha dato per avere dei chiarimenti. Sì. Lei ha detto che c'è stato questo colloquio durante la visita di Coppola a Milano, dove ha parlato di Buscetta, chiamandolo, definendolo come lei lo ha definito. E ha anche detto, vediamo un attimo di trovare il punto, chiedo possibilità di equivoci. Coppola le ha anche fatto capire o le ha detto che la mafia o parte della mafia era contraria a che ci si adoperasse per la liberazione di Moro? No, né me l'ha detto né me l'ha fatto capire. Ho capito. Quindi quando le ha fatto questo accenno a Buscetta, che non deve fidarsi, tutta questa roba qui, lei lo ha preso come un messaggio, un consiglio personale di Coppola, oppure era un messaggio di altre organizzazioni? No, come consiglio personale. Come consiglio personale. Senta, mi sa dire se gliel'hanno riferito
il perché i parenti, i familiari di Turatello erano andati a trovare Coppola, dopodiché Coppola viene a Milano e le fa questo discorso a cui abbiamo accennato prima. I familiari di Turatello andavano sempre da Coppola, era una cosa normalissima. Andavano perché Coppola li ha sempre anche aiutati anche lui, già negli anni, ma da 73, da 72. Cioè era, come io andavo a casa sua, loro era una cosa normalissima. Credo che abbia già risposto, ma Coppola era interessato all'organizzazione delle bische a Milano? No. Assolutamente niente, no. Non Torniamo... c'entrava proprio niente, non li sarebbe neanche, non aveva questa necessità, aveva ettari e ettari di terreni, non aveva... Io lo direi adesso. No, io non... Tanto, tra l'altro è deceduto. Torniamo sapeva che avevamo le bische noi, è logico, sapeva, e se poteva magari ci avrebbe dato anche un appoggio, per più che altro, ma non che lui fosse interessato. Torniamo allora un attimo ai colloqui che lei ha avuto con Formisano, colloqui o telefonate. Sì. Abbiamo detto che alcuni mesi prima del 13 di marzo Formisano le chiede di interessarsi del fenomeno del terrorismo nelle carceri. Poi lei ha detto che poi si è interessato di Turatello, Di Ligio e Buscetta. Mi faccia capire, quando Formisano le chiede o si interessa chiaramente di questi tre nomi. Ma vede, con Formisano non è che è venuto, mi ha detto... No, la mia domanda è in relazione alla data, ecco, importante, alla data del sequestro Moro. Sì, ma questo è molto prima. E viene prima anche dell'interessamento di Formisano per Ligio, Buscetta e Turatello, è anteriore o posteriore al sequestro Moro? Anteriore, senz'altro anteriore. Quando viene fuori e da chi parte il discorso di cercare di salvare Moro tra lei e Formisano. A Formisano? Parte da Formisano? Sì. Quando? Quando lui si accorge che forse noi all'interno delle carceri potevamo effettivamente fare qualcosa o intervenire su questi personaggi che erano detenuti in carcere, che è il gruppo storico, e lui dice: se voi siete in grado di intervenire su questa gente qua, forse sarete in grado, tra virgolette, sarete in grado forse di salvare anche la vita. Questa è stata però... La richiesta di Formisano, fatta nei suoi confronti, era diretta particolarmente a questi tre nomi che abbiamo fatto prima, Turatello, Ligio, Buscetta, o era generica? Interessatevi un po' nell'ambiente delle carceri, se si riesce a sapere dov'è Moro. Generica. Era generica. I tre nomi sono venuti fuori, cioè lui sapeva chi ero compare con Turatello, perché era stato, lo sapeva, che Buscetta era diventato amico di Turatello, era risaputo nelle carceri, e Turatello si era creato anche un po' di inimicizia, da una parte perché lei lo sa come sono divise queste famiglie, ci sono delle famiglie che sono legate a uno, l'altro è legato all'altro, ad ogni modo lasciamo stare. Mentre di Ligio il nome è venuto fuori perché Ligio in quel periodo lì era considerato, diciamo, la persona più importante lei all'interno delle carceri. Va bene. Senta, poi lei ha detto ancora che la richiesta di Formisano fu da lei girata in primo tempo a Turatello e poi agli allo stesso altri. tempo, Turatello, Buscetta e... Buscetta si dimostrò favorevole, dicendo sì. però che per poter agire doveva essere trasferito a Torino. Lei questa richiesta di Buscetta l'ha comunicata a Formisano? Sì, come no? Che Formisano parlava dei fratelli Vitalone come suoi amici. Sì. Quindi non si riferiva solo all'avvocato ma anche al dottor Claudio Vitalone. Sì. Lei ha anche parlato che Formisano le ha detto che a Roma ha interessato altre persone per la liberazione di Moro. Sì, non per la liberazione. Per l'interessamento l'interessamento della vicenda di Moro. E ha fatto i nomi di Massimino e Danilo. Intendendo con questo a Bruciati e Massimino Barbieri. Mi dica una curiosità, Barbieri chi è? O chi era? Era un
un rapinatore. Un rapinatore. Un rapinatore pregiudicato, molto conosciuto a Roma e molto anche considerato. È stato ammazzato? È stato ucciso, sì. Sa da chi? Non lo so. Non lo so perché non credo. Lei sa se è stato ammazzato da Danilo Abruciati? O almeno che siano queste le Ci voci sono che circolano? le voci, sì, come voci, però io Non sa non nulla. lo so. Io onestamente, le voci le ho sentite che c'era anche un fatto di donne, ecco, questo so che le voci sentite dire. Di donne, sì. Mi riferisca un attimo questa voce, o da chi ha saputo di questa... In carcere, guarda, in carcere. ho sentito dire che perché Barbieri era un po', a parte che era un bellissimo ragazzo, prestante, così, e era un po', diciamo, irrispettoso, irriverente delle mogli di carcerati o mogli di altri. Ecco. Lei, senta, Queste sono le voci. Turatello era il capo dell'organizzazione, era lei il capo dell'organizzazione, c'era una gerarchia in questa organizzazione? No, non c'era gerarchia, cioè questa gerarchia a livello diciamo mafioso che da noi non c'era. No, ma io parlo di fatto. Ma no, di fatto Turatello per me era mio amico, era mio fratello, ma Turatello era un bambino. Lei ha presente un bambino? Ecco, Turatello era un bambino pericoloso, perché i bambini a volte possono essere pericolosi. Allora si appoggiava su delle persone che lui credeva forse più intelligenti di lui e poi magari sbagliava, come nel caso del sottoscritto senz'altro ha sbagliato, perché non ero più intelligenti di lui. Però Turatello si appoggiava sempre sugli altri. Per la gente l'avevano fatto passare come un grande personaggio. E lui aveva questo, che aveva una grande audacia, aveva un grande coraggio, però non aveva molta esperienza, e soprattutto non era capace di tradire o di mentire un amico. Lei ricorda, se lo sa, se a questo processo Abruciati e i suoi amici o il suo amico o chi venne insieme ad Abruciati furono accompagnati dal suo cugino Carmelo? Può darsi, perché mio cugino Carmelo gestiva un bar tabaccheria all'Isola e per aprire questo bar tabaccheria i soldi gliel'aveva dati Turatello. Può darsi perché Carmelo si metteva a volte a disposizione per se la mamma o la moglie di Turatello gli dicevano Carmelo accompagna Tizio, lui lo faceva, insomma. Okay. Lei sa se in quell'occasione Abruciati è andato anche a trovare la moglie di Turatello? Senz'altro sono andato a trovarla, sì, penso di sì, perché era in rapporti stretti, senz'altro sono andato a trovarla. Ma io ero detenuto, non è che ero detenuto anch'io quando... Ecco, lei l'ha saputo? Sì, ma senz'altro. Sì, ma l'ha chiesto anche me se avevo bisogno, se voleva che andavo a trovare la mia convivente, se avevo bisogno, me l'ha chiesto anche a me. Ho capito. Mi sembra averlo già detto che me l'aveva chiesto tramite, cioè se avevamo bisogno di qualcosa, e senz'altro è andato a trovarlo la moglie di Turatello. Senta, lei poi ha detto un'altra cosa, ha detto che ha conosciuto in carcere Frau. Mi sembra, se è quello che dico io, mi sembra, purtroppo, io di carcere ne ho girate tante. Io vediamo se è lo stesso. Se è stato a Viterbo o Orvieto, io sono stato, o a Rieti, mi sembra che c'era un Frau. Non glielo so. O a Rebibbia, ecco, non lo so. Signor Bossi, non glielo so dire. La mia domanda è molto specifica. Sì. Avendo conosciuto questo Frau, se è la stessa persona, le ha mai parlato di essere venuto anche lui a Milano al processo di cui abbiamo parlato prima e in cui venne Abruciati? No, non può essere perché la mia conoscenza è antecedente. Cioè se è Frau quello che dico io, l'ho conosciuto nel 73, nel 74, non può essere che abbiamo fatto questo discorso. Adesso le spiego com'è per capire bene perché ho conosciuto tanti romani. Allora, quando io sono stato arrestato per la vicenda Mangano, io sono stato associato prima al carcere di Rieti e poi mi hanno portato a Rebibbia. Essendo imputato con Coppola e essendo io considerato dall'accusa il killer di Mangano, lei immagina in carcere, tutti mi volevano conoscere, tutti mi avvicinavano, tutti a disposizione, Ugo cosa hai bisogno, tutti i romani di Rebibbia, io ho conosciuti tutti, perché ero considerato il killer, dice questo si è sparato a Mangano, chissà che... Ecco, tutto lì, ho voluto fare questa precisazione. Grazie. Prego. Solo
Vorrei tornare un attimo solo sul colloquio con Coppola. Sì. Ha detto che ha avuto l'impressione che fossero consigli amichevoli dati così. Da padre a figlio. Ecco. Ci ha detto anche che il discorso però venne preso da Molto lontano. molto alla larga, sì, sì. Che nella sostanza era un consiglio a non proseguire. Sì, praticamente lui diceva che secondo lui andando avanti così avrei avuto un sacco di problemi, un sacco che non ero io poi la persona adatta per proseguire questa cosa qua. Ecco, Non voleva che lui non voleva che io la seguissi, ecco. un sacco di problemi, vorrei Sì. fermarmi un attimo su questo. Che tipo di problemi? Il questo discorso è non lo stato so. lungo, voglio dire, no? No, il discorso sì, è durato 3 giorni, siamo stati 3 giorni assieme a parlare di questa vicenda, non è che ne abbiamo parlato in 2 minuti, è stato ospite da me, o 2 o 3 giorni. Ne abbiamo parlato con una certa frequenza, però lui diceva prima di tutto che era una situazione che era irrisolvibile, a suo parere, e detto da un uomo di quell'età lì e di quell'esperienza sua, era anche da credere, perché diceva non si può risolvere una situazione del genere quando queste BR chiedono che lo Stato le riconosca come partito. Cioè, praticamente lui non è che parlasse come sto parlando io, perché lui parlava mezzo americano, mezzo siciliano, però il senso era un po' quello. Ma i problemi che avrebbe avuto lei? Problemi perché mi mettevo in una vicenda più grande di me stesso, mi mettevo al centro dell'attenzione, che già io avevo avuto delle vicende giudiziarie passate, mi sarei trovato a dover contattare un sacco di gente e a trovarmi diciamo compromesso in un certo senso. Questo... E ebbe ragione. Questo Dottore, altro- ebbe ragione il signor Coppola.